Dopo il weekend di Jerez inizia a farsi sempre più intenso il mercato piloti perché un tassello da completare ne potrà muovere tanti altri. Riassumiamo tutto quello che è circolato dal weekend andaluso. Siamo arrivati all'ottavo episodio di Lato Mercato, se comprendiamo anche i pre-gara di Austin e Jerez, quindi per non perdervi niente sulle notizie legate al motomondiale iscrivetevi e attivate le notifiche. Se vi siete persi il dopogara dell'ultimo GP lo trovate nel canale, ma non è finita qui perché a breve arriva anche il video dove parliamo delle novità dei test di Jerez. E cosa importante, cliccate anche se siete dal telefono quel tastino hype che aiuta molto a spingere il video e ricordatevi di seguirmi sui miei social, in particolare Instagram, dove siamo a 47.000 e dobbiamo arrivare entro brevissimo a 50.000, quindi dai, forza che ce la facciamo. Allora, parliamo di tutte le voci di mercato che sono uscite nel weekend di Jerez e questa volta non è motorsport.com a lanciare ogni bomba possibile, ma è Sky Sport MotoGP. Tutto ruota intorno a Fabio Di Giannantonio, che non è detto che rinnovi il suo contratto con il team VR46 e la spiegazione è molto semplice e l'abbiamo detta anche nello scorso video, ovvero sul trattamento. Il pilota romano vuole un trattamento da ufficiale in Ducati, è una moto ufficiale ovviamente, quindi un contratto come questi ultimi 2 anni. Io credo che non sia scontata la cosa del rinnovo, perché abbiamo anche detto nello scorso episodio di un Digia ricercato anche dagli altri team e io posso aggiungere alle voci che sono uscite che si sia un po' proposto dappertutto, quindi non solo gente che lo cerca ma anche lui che va a bussare. E la KTM Factory sembra aver alzato le quotazioni nelle ultime settimane, potrebbe essere agli sgoccioli l'idea Viñales nella squadra ufficiale, dopo parliamo anche di lui e quindi ci sono delle possibilità di vedere Digia insieme ad Alex Marquez il prossimo anno. E tutto questo dipende da 2 fattori, in primis ovviamente dalla Ducati e dallo staff dirigenziale, che non so quanto siano disposti a dare 4 moto ufficiali il prossimo anno, anche se ne ha 4 anche quest'anno. Il team VR46 ne doveva avere 2 anche questa stagione, ma la seconda l'hanno rifiutata ed ecco perché poi ce l'ha Alex Marquez. E poi dai suoi risultati, secondo me se Digia continua a fare queste prestazioni anche con la pressione del rinnovo addosso come è successo a fine 2023 con Gresini, si meriterebbe la riconferma con una moto ufficiale, perché è lui il benchmark e riferimento del vero valore tecnico della Ducati, che ha più difficoltà quest'anno. Il rinnovo sarebbe fatto perché Ducati vorrebbe tenerlo, ma con qualcosa in meno rispetto ad ora, cosa che non va molto a genio a Digia, che come detto vuole un trattamento ufficiale, quindi vediamo chi l'avrà vinta, diciamo, perché Borgo Panigale potrebbe assecondare le richieste del romano, che come detto ha altre opzioni sul tavolo e secondo me l'idea di essere un pilota di una casa ufficiale, cosa che manca nel curriculum di Digia, mette l'acquolina in bocca. Ci fa sapere Sky che se Di Giannantonio dovesse effettivamente accettare la KTM Factory, questa firma sbloccherebbe subito Bastianini in Gresini, perché fino a giugno Enea ha una clausola attivabile con KTM che lo legherebbe anche per il 2027 con Martin Goff, nonostante abbia l'accordo fatto con Gresini. Quindi la KTM, da come sembra, può esercitare questa clausola con Bastianini e probabilmente a mio avviso potrebbero attivarla per il team ufficiale, dato che Viñales sembra avere le ore contate. Io ci penso al fatto che KTM, vedendo come sta andando Bastianini ora, possa avergli fatto una mezza proposta per andare nel team ufficiale. Ma Di Giannantonio comunque ha mercato. Se decide di non continuare con VR46 può essere un'idea non solo per la KTM ma volendo anche per il team Trackhouse, perché dopo l'addio di Ogura, Davide Brivio ha espressamente detto che il profilo ideale è un pilota d'esperienza, non un rookie. Quindi il Digia può essere un'idea, solo che anche lì io non so quanto lui possa essere disposto a spostarsi in un altro team satellite. Lo farebbe probabilmente solo a certe condizioni, ovvero del trattamento ufficiale pure con Aprilia, altrimenti non avrebbe senso. Potrebbe fare questa scelta solo pensando alla competitività dell'Aprilia, ma conoscendo anche il suo orgoglio, la richiesta per ogni squadra è quella di avere una moto e trattamento ufficiale. E se va ad esempio in KTM nella squadra Factory ancora meglio, non ipotizzo io un trasferimento da squadra satellite a squadra satellite.
Chi può solo stare a guardare è Niccolò Bullega. Abbiamo già detto di come il suo destino e obiettivo di andare in MotoGP sia legato a quello degli altri, Bastianini e di Giannantonio in primis, perché Bullega arriva in MotoGP in base ai movimenti degli altri, quindi va bene i colloqui che lui e il suo manager stanno avendo soprattutto con Trackhouse ma anche con altri, però io credo che Niccolò si sposti in MotoGP per tappare un buco, nel senso che nessuno mi sembra intenzionato a buttarci una fiche per scommetterci, perché ci sono altre priorità e quindi potrebbe andare in un team perché rimane una sella vuota in base agli spostamenti degli altri. In Ducati sarebbe la primissima scelta e sarebbe fatta, secondo me, qualora Digia lasciasse UR46 o Sebastianini effettivamente non va in Gresini e rimane in KTM, mentre con Aprilia Trackhouse la vedo più difficile se ci vengono a dire che vorrebbero un pilota con esperienza. Potrebbe andarci solo se effettivamente Trackhouse non riesce a trovare un pilota con esperienza e quindi decidono di puntare su di lui, su un rookie. E qui entrano in gioco due piloti per la squadra di Davide Brivio sulla base dell'esperienza. Luca Marini, che se non dovesse essere confermato da Honda, secondo me può essere una concreta opzione come pilota di esperienza e soprattutto sensibile nel dare indicazioni nello sviluppo. Infatti la Honda ci ha contato molto su questo e se dovesse confermarlo sarà soprattutto per questo fattore. C'è sempre l'opzione Joan Mir, pupillo di Davide Brivio e pilota d'esperienza, quindi un profilo simile a Marini ma più talentuoso e più da pista e meno collaudatore, diciamo, se li mettiamo a confronto, ma potrebbe spuntarla ancora nuovamente Viñales, ragazzi, per il rotto della cuffia, se veramente Trackhouse non trova altri piloti e non punta su un rookie. Occhio a Maverick per la sella americana, che sarebbe proprio una giocata alla Morbidelli, nel senso che ormai è al posto fisso. Perché la carriera di Viñales negli ultimi anni, da quando è in KTM, è viva, soprattutto grazie al fatto anche perché lui ha comprato delle quote di KTM in tutta quella crisi finanziaria, quindi c'è anche quello da considerare, perché altrimenti Viñales sarebbe a piedi. Quindi vediamo, ormai è anche una caccia alla sella dove qualche cambiamento ci potrà essere e dei tasselli dell'effetto domino li ha in mano anche Gunther Steiner. Perché se non dovesse prendere le Honda, a questo punto David Alonso verrebbe piazzato nel team ufficiale con Quartararo, perché Honda non avrebbe due moto in più e ci sarebbero piloti come Marini e Mir che si giocano le selle del team Tech 3 KTM e quelli di Trackhouse. Una sicura dopo il cambio con Ogura, e bisognerà capire anche Raul Fernandez se non lo confermano, perché anche lui è uno di quelli che rischia di rimanere a piedi se non va in una squadra satellite tipo Tech 3. Quindi avremo molto probabilmente, come dicevo, due nuovi piloti in Tech 3, che sia Honda o KTM, Bastianini o sale in KTM ufficiale o va in Gresini, e se Steiner va con Honda, a quel punto i giapponesi potrebbero confermare Luca Marini, che se lo tengono lì, come Zarco che aiuta nello sviluppo nel team ufficiale, e mettono Alonso in Tech 3 o viceversa. Sarà molto interessante vedere il comunicato della Honda su David Alonso, perché le indiscrezioni hanno parlato di David Alonso che ha firmato con HRC, non hanno detto ha firmato per il team ufficiale al fianco di Quartararo. Quindi in base alle indiscrezioni c'è una possibilità alta che secondo me, se ci vengono a dire ha firmato con HRC, è probabile che la Honda abbia altre due moto in più. E come detto, la decisione sarà di mettere Alonso in ufficiale o in Tech 3. Sarà un fattore decisivo vedere il comunicato di HRC su David Alonso, perché se ci dicono lo mettono in Tech 3, allora c'è una 6 in ufficiale libera, che sarà contesa fra Mir e Marini, oppure ci saranno le selle contese nel team Tech 3 Honda. L'ultima indiscrezione di cui parliamo riguarda la seconda sella del team Pramac, perché Jack Miller, nonostante il passaporto australiano, rischia di non essere riconfermato. Vediamo qui se Liberty Media imporrà di avere un pilota australiano per inaugurare Adelaide l'anno prossimo, oppure se puntano sul nuovo pilota, che sarà a tutti gli effetti un giovane molto probabilmente, che è Izan Guevara. Ha un contratto che lo vincola, nel senso che se entro una certa data della stagione in Moto2 è la prima Bosco Scuro in classifica mondiale, avrebbe l'attivazione di una clausola che lo porterebbe subito in MotoGP al fianco di Toprak. Se invece non sarà la prima Bosco Scuro, il team Pramac si riserverà la decisione di scegliere se portarlo oppure no. Forse questa è stata la puntata più confusionaria, perché ci sono tante idee e soluzioni con destini incrociati e chi invece deve sperare in certi movimenti come Bullega.
Fatemi sapere i vostri pensieri nei commenti ragazzi, chi va dove, chi va via, chi si sposta. Ricordatevi di iscrivervi perché a breve arriva anche il video riassuntivo dei test di Jerez dove c'è stata parecchia roba nuova interessante. Attivate la campanellina così vi arriva la notifica e ci vediamo presto. Ciao!